Così l'anima umana è della stessa essenza di Dio. È una goccia del grande oceano della coscienza cosmica. E quindi nel corpo fisico, che è piuttosto angusto, si sente prigioniera. Per questo gli uomini, fin da antichissime epoche, hanno cercato di liberarla, la via della liberazione. Hanno escogitato tanti metodi per raggiungere questa liberazione. Le prime cose che hanno cercato di fare attraverso il corpo fisico stesso, escogitare degli esercizi che siano in grado di rendere l'anima più libera. Quello più diffuso al giorno d'oggi è l'Hatha Yoga, appunto, che cerca di concentrare nel corpo fisico le proprie facoltà e di acquisirne un certo controllo. Naturalmente, coi sensi fisici nessuno è mai riuscito a raggiungere la liberazione. Liberazione che consiste in definitiva nel ritorno dello spirito a Dio. Non c'è altra forma di liberazione. Siamo scaturiti da Dio, dobbiamo ritornare a Lui. È come l'acqua di un fiume, proviene dal mare. Non sarà contenta fin quando non sarà tornata al mare. Hanno poi cercato di liberarsi attraverso l'energia del prana, escogitando tanti esercizi per concentrare il prana, la sua energia, e elevare la coscienza verso l'alto. Ma anche il prana è un'energia creata, non è il creatore stesso. E il prana proviene dalla seconda regione, è la regione astrale. Può condurre ai primi gradini del viaggio, ma non ha mai condotto alla unione con Dio. Può condurre fino ai piani astrali da cui il prana proviene. Altri metodi che sono stati inventati sono attraverso il controllo della mente. Ma la mente è un mezzo limitato. Provate a immaginare Dio e l'Eterno, e l'infinito, e la mente ne tornerà indietro sconcertata. Il fatto è che la via divina che conduce alla liberazione non possono inventarla gli uomini. È stata data da Dio stesso all'umanità per ricondurre gli spiriti umani errabondi in questo labirinto terreno a sé, alla loro sorgente originaria. E cosa ha fatto il Creatore? Ha immesso nell'intero creato, ha permeato completamente con la sua manifestazione, manifestazione divina che si trova ovunque, permea tutti i 5 grandiosi piani della creazione. Questa energia divina è chiamata in vari modi, nelle differenti tradizioni. La Bibbia la chiama parola. In principio la parola era con Dio, la parola era Dio. Tutto è stato creato per mezzo di essa.
In Oriente abbiamo la parola Om, o Nam, il potere iniziale che ha dato origine all'intera creazione. Anche i mistici musulmani parlano del Kalma, il potere divino che permea e sostiene tutto il creato. Così questa vibrazione cosmica che si manifesta come luce, come suono, emana da Dio. Chi la segue torna infallibilmente a Dio. Ma il problema è come entrare in contatto con questa vibrazione onnipervadente. Gli uomini sono irretiti da 1000 attaccamenti al proprio corpo, ai propri sensi, attaccamenti della mente, ai suoi desideri, a tutto il karma trascorso che è immagazzinato appunto nella mente. Alcuni dicono, ma possiamo tornare anche a Dio da soli, no? con le nostre sole forze, ma è un cammino veramente immenso. Bisogna attraversare 4 piani della creazione e raggiungere poi il 5º piano. È come dire che è molto più difficile che uno andare a attraversare un oceano. Ha bisogno di un pilota che sappia trasportarcelo. Così questo pilota è il maestro. Il maestro colui che proviene dalla 5ª regione, che attraversa ad ogni istante in 5 piani e che può condurre quindi nella più elevata delle regioni coloro che lo seguono. Il maestro cosa fa? Apre il nostro occhio interiore, ci mette in contatto con quella luce che emana dai piani più elevati della creazione, apre il nostro orecchio interiore, ci fa ascoltare il Nam o l'Om, la vibrazione divina onnipervadente. Ci insegna già qualcosa dell'aldilà, apre il nostro sguardo, il nostro udito sui regni più elevati dello spirito, dove comunque quando dovremo abbandonare il corpo, dobbiamo sapere dove andare. La gente non se ne preoccupa, ma tutti quelli che sono venuti a questo mondo poi l'hanno abbandonata. Qui non vedete nessun antico romano, no? O filosofi del Medioevo, o scienziati, artisti. Persino i santi abbandonano il proprio corpo. Ma gli uomini si comportano come se fossero eterni in questo mondo. Accumulano ricchezze, nome, fama, proprietà, potere. Una volta c'erano 2 sorelle, avevano un carattere completamente diverso. Una di queste sorelle amava imparare i lavori di casa, aveva appreso tutto quello che si richiede una buona massaia, aiutava la madre
in tutte le faccende domestiche. L'altra invece proprio era completamente negata a queste cose. Non aveva imparato niente di come si conduce una casa. Ecco che queste due sorelle si sposarono. La prima andò a vivere con la famiglia del marito ed era abile a aiutare nelle faccende domestiche. Creò quindi molto apprezzamento nella famiglia dove era andata. Era amata, era capace di condurre la casa e così via. L'altra invece andò nella casa del marito ma non sapeva fare niente. Dopo qualche tempo fu rimandata alla famiglia da cui proveniva. Così sono gli esseri umani. Un maestro ci insegna già qualcosa della casa dove dovremo andare, quando dovremo abbandonare il corpo fisico. Attraverso la meditazione abbiamo già un'esperienza della luminosità e dell'armonia dei regni spirituali nei quali dovremo andare dopo il trapasso. Non abbiamo più paura della morte perché, entrando in contatto con questi regni di beatitudine e di armonia, anzi, gli iniziati del Maestro dovrebbero andarsene più rapidamente possibile. Naturalmente devono completare la loro evoluzione. Così cosa succede? Che invece quelli che non hanno imparato niente nell'aldilà stanno per qualche tempo sui piani astrali, ma poi vengono rimandati indietro, come è accaduto appunto a questa ragazza che non aveva imparato niente. E tornano indietro per miriadi di volte. Così tanta gente segue degli istruttori che non hanno raggiunto la liberazione. Sono prigionieri anche loro del ciclo karmico dell'andare e venire. Se uno ha raggiunto la quinta elementare o ha la licenza media, non ci può dare la laurea naturalmente. Così questi istruttori sono dei prigionieri anche loro della grande prigione karmica. I primi 3 piani, fisico, astrale e causale, sono dominati dalla legge del karma, dal potere negativo. E tutti questi istruttori sono in definitiva al suo servizio. E talvolta appunto si parano come un ostacolo tra l'anima in ricerca e l'autentico maestro. Diceva il Cristo ai sacerdoti del suo tempo: voi non soltanto non entrate voi in paradiso, ma ponendovi sulla porta non ci fate entrare neanche gli altri. Così, per mancanza di maestri pratici, le varie religioni sono prigioniere dei rituali. Oriente e Occidente non fa differenza. Anche le religioni dell'Oriente sono prigioniere dei rituali che non hanno mai portato nessuno alla salvezza. Si svolgono a livello fisico. Dicevamo l'altro giorno che
In Oriente addirittura per recitare il loro rosario, no? Fanno girare una ruota dove ci sono scritte le preghiere. Dice, facendo girare questa ruota è come se tu avessi pregato. È come dire, non so, leggere un libro che parla dell'acqua senza bere. E rimarremo assetati, moriremo di sete. Così dobbiamo imparare, no? A concentrarci in modo da poter elevarci nell'aldilà. Dice la Bhagavad Gita, chi concentra lo sguardo in mezzo alle sopracciglia è liberato. E il Cristo chiamava questo punto fondamentale come occhio singolo. Entrate dalla porta stretta, diceva. Quando il vostro occhio diventa singolo, tutto il vostro corpo si riempie di luce. Così il maestro è colui che è in grado di insegnarci come aprire il nostro occhio interiore, entrare in contatto con la luce divina, che conduce alla liberazione e alla salvezza. Dice Giovanni nel suo Vangelo che colui che era la luce vera, quella che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. E Guru Nanak diceva, senza il maestro c'è solo tenebra. Grazie al maestro risplende la luce divina e si è illuminati. Nessuno ha mai potuto raggiungere la liberazione senza le istruzioni di un maestro. Siamo ciechi e sordi e vaghiamo nelle strade di questo mondo. Come fa un cieco a trovare la strada? E ci vuole uno che abbia una buona vista. Quello che è la buona vista è appunto il maestro. Così il maestro ci insegna come morire mentre siamo ancora in vita, come levarci al di sopra della coscienza fisica, morire ai sensi e rinascere nell'aldilà. E la morte nel maestro, di cui parlano i mistici musulmani, Fana fil sheikh. C'era un uomo che un giorno andò da un medico, aveva dei sintomi tutt'altro che rassicuranti. Il medico lo visitò accuratamente, fece fare degli esami e poi mi disse: lei purtroppo ha solo pochi mesi di vita. Disse quest'uomo: e lei allora cosa mi consiglia di fare? Disse questo medico: si goda questi ultimi mesi, mangi, bevi, si diverta, stai in mezzo agli amici. Faccia in modo che questi ultimi mesi se li possa godere fino in fondo. Ecco che però quest'uomo aveva un amico molto saggio. Gli parlò di questo responso del medico. Questo amico gli disse: ma non è la cosa più saggia dedicarsi ai sensi proprio in questo momento in cui la tua vita sta per finire? Anzi, no.
Dovreste imparare qualche cosa dell'aldilà, allora non avrai più paura neanche della morte. Così lo condusse dal suo maestro. Il maestro fu benevolente, lesse nella mente, nello spirito di quest'uomo e lui iniziò così la via divina. Così quest'uomo cominciò a meditare, a entrare in contatto con i regni spirituali, a essere immerso nella beatitudine cosmica dei regni più elevati dello spirito. Non aveva più paura neanche della morte. Ma cosa successe? Che i mesi passarono, gli anni passarono e quest'uomo godeva di una meravigliosa salute. Così non sempre i responsi degli uomini sono attendibili e il contatto con lo spirito può talvolta ottenere risultati che la scienza del mondo non è in grado di raggiungere. Ma il segreto, appunto, è l'imparare a morire mentre siamo ancora in vita. E allora non avremo più paura della morte. E la morte è considerata da tutti la più grande delle calamità. Quando non avremo più paura della morte, cosa succederà? Non avendo più paura della morte, non avremo più neanche paura della vita. Vivremo in questa vita affrontando qualunque difficoltà con ottimismo, con energia, sorretti dalla nostra conoscenza spirituale. E quindi è l'esperienza dello spirito che può cambiare la nostra vita. Attraverso l'esperienza dello spirito attingiamo a un serbatoio di energia pressoché infinito, a cui gli uomini trascurati, condotti a una vita esclusivamente materiale, non sono in grado di attingere. In questa età del ferro ci siamo dimenticati di Dio, in definitiva. I sacerdoti stessi delle varie religioni non conoscono niente di Dio da un punto di vista pratico. E allora l'uomo è dedito in definitiva solo alle cose di questo mondo. È l'epoca della ignoranza più totale proprio. Ma albeggia l'età dell'oro, che invece è l'età in cui tutti gli uomini finalmente saranno dotati di autentica conoscenza. A volte si crede che in Oriente ci sia più conoscenza, ma oggi non è così, no? C'è conoscenza se c'è un maestro autentico. A volte guardano al Dalai Lama come un illuminato, ma il Dalai Lama, sì, è un capo religioso, fa del suo meglio naturalmente per dare qualche indirizzo, no? Morale e
sociale, ma non ha certo più conoscenza del Papa o del Pope di Mosca. Questi capi religiosi si occupano dell'aspetto sociale della religione. Un maestro invece è colui che si occupa dell'aspetto esclusivamente spirituale. Come superare la coscienza fisica, aprire l'occhio del nostro spirito e ritornare alla divinità per mezzo della meditazione. Meditando sulla luce e sul suono divini che provengono dalla regione più elevata, noi torniamo infallibilmente a casa. Quindi questi momenti in cui noi abbiamo più tempo per dedicarci a Dio e la meditazione devono essere appunto usati per questa che è la più importante delle attività che possa compiere un uomo. La meditazione è retribuita in maniera molto più elevata dei mestieri che possiamo compiere in questo mondo. Ma gli uomini dedicano 8-10 ore alle loro professioni, ma non dedicano tempo, salvo gli iniziati del Maestro, non dedicano tempo alla ricerca di se stessi, del proprio spirito di Dio. E questa è veramente una grande perdita, che fa di quest'era così trascurata dei valori spirituali l'era più materialista delle età che si succedono nella storia dell'uomo.